Ciao a tutti ragazzi, benvenuti musicisti, benvenuti a The Story of Your Instruments, questa puntata dedicata al piano e con noi il maestro Tony Velardi, amante della musica in generale, ma amante della musica salsa, latinoamericano e grande produttore. Grazie per essere qui con noi, The Story of Your Instruments, iscrivetevi al canale. Ciao, buona visione. Bene, ciao a tutti ragazzi, grazie per essere qui. Siamo qua insieme a Tony Velardi, un grande musicista e un grande pianista che è venuto a trovarci qua. Ci racconterà la sua storia, la storia degli suoi strumenti musicali e insomma darà voce al suo strumento, che in questo caso è il piano, ma anche storia passata con la tastiera, ma tutto ciò che ha tasti bianco e neri. Purtroppo sono bianco e neri, io avrei detto granata, ma detto questo ci racconterà la sua storia dei suoi strumenti musicali attraverso la voce dell'artista che è qua con Tony. Ciao Tony, ciao ragazzi, ciao Ivan, grazie a te, è un piacerone dopo anni. È un onore per me essere di nuovo qua con te e vicino a te a raccontarci qualcosa da un punto di vista musicale, visto che quest'anno non è andato del tutto bene per tutti. Quindi Tony, comincio già con una prima domanda per capire, intanto spero e penso che sia doveroso da parte mia e da parte di tutti sapere come mai ti sei avvicinato non solo alla musica che poi parleremo, che è quella che tu prediligi, cioè la salsa e la musica latinoamericana, ma perché ti sei avvicinato? In generale. Sì, in generale, però sempre su quei ritmi lì, poi in generale ci racconterai anche qual è diciamo, le sfaccettature degli altri generi che tu prediligi. Perché ti sei avvicinato al piano, a questo tipo di strumento? Ma diciamo che sono musicista grazie a mio papà, che era musicista e bassista, quindi lui mi mise sopra. Io realmente non nasco come pianista, no? Ero da piccolino, prendevo i tamburi, i fustini dei Dixane, quindi facevo casino in casa, quindi vabbè. Però a un certo punto mio papà mi diceva quanto dobbiamo fare cose serie, quindi iniziò a farmi fare un percorso di studio sul piano, perché ai tempi diceva il pianista avrà sempre possibilità di lavorare, no? Quindi il batterista magari ha più difficoltà, è meglio che studi piano, col senno di poi aveva ragione, no? Quindi iniziai appunto a studiare piano, fu lui che, quindi io nasco in una casa dove c'era musica, dove appunto mio papà era musicista. Quindi sei un figlio d'arte. E quindi ma tu mi suoni il primo pezzo che hai suonato quando eri piccolo? Magari cos'era, Barilla o tanti auguri a te, tanti auguri. Questo è uno dei primi, esatto, o la Barilla. Bene, quindi poi hai fatto delle lezioni di pianoforte. Certo, un percorso di studio, diciamo, no? Conservatorio fino a una certa, cioè, ho seguito chiaramente gli studi classici dove a un certo punto da giovane iniziai a suonare nei club, nei locali molto presto. Ed era una cosa che mi affascinava, il palco, il locale, no? Io mi ricordo ai tempi, la mia prima serata in pubblico, se posso raccontare questo aneddoto, la mia prima serata in pubblico io la feci al Dr. Sax dei tempi. Anni con io alla tastiera, mio papà al basso e un cantante del Madagascar, un cantante famosissimo in Madagascar che era qui in giro e mi ricordo che io ero a 13 anni dentro il Dr. Sax dei tempi, che era, cioè mi guardavo dove siamo qua. Quindi quella è stata il mio debutto, diciamo, in pubblico, no? E quindi a 15-16 anni iniziai comunque già a suonare in giro, facevo i matrimoni, tutta la gavetta, no? E a un certo punto abbandono gli studi perché... Cosa facevi all'epoca di studio? Al di là della musica, nel senso, suonavi che cosa? Non ti ricordi neanche? Talmente l'hai abbandonata la musica la studio che non ti ricordi percorso classico, no? Comunque okay. Percorso classico tutto quello che concerne la preparazione. Stavo già preparando l'8° anno di pianoforte, lo studio pianoforte sono 10 anni. Ah no, quindi... scusami, forse ho capito male, io pensavo avessi abbandonato lo studio diverso per poi andare verso lo studio musicale, invece tu stavi facendo musica
musica, musica, e l'hai interrotto. sì. Scusi, ho capito male io, quindi pensavo... Ho iniziato, a parte le scuole d'obbligo di tutti, poi il percorso è andato verso il conservatorio, quindi, che poi abbandonai anche per gravissimo errore, con tantissime bacchettate da parte di mio papà, perché mi piaceva suonare, mi piaceva andare in giro, volevo fare tournée, mi piaceva questa cosa qui, mi piaceva il palco. Quanti anni avevi all'epoca? 16-17 quindi anni. cominciavi a sentire anche altri odori, non soltanto quello musicale. Assolutamente, erano quelli sono stati organizzate Tony, la comida che non conosciamo. Benissimo. Bene, quindi comunque in qualsiasi caso diciamo che chi ti ha indirizzato alla musica è stato tuo padre. Assolutamente quindi sì. Sei cresciuto, sei diventato un grande pianista, adesso ci hai portato qua un piano che mi raccontavi che è uno dei tuoi piani, diciamo quelli che usi per destreggiarti, ma non è da battaglia, diciamo, da portare in giro perché è leggero, non pesa tanto, perché per anni abbiamo portato in giro piani pesantissimi, però adesso... E quindi poi arriveremo alle domande. Questo è un Roland FP30, sì. Io ti prego di perdonarmi, sono un agricoltore della musica, ma anche dello strumento musicale e anche dei pianoforti, quindi in qualsiasi caso ti chiederei qual è stato, da parte delle caratteristiche, qual è stato il piano più bello che tu hai avuto e se magari ovviamente forse quelli a coda, non lo so, magari hai suonato. Allora partiamo da un presupposto che il piano, un piano acustico, quindi un pianoforte vero, e comunque sia sempre un pianoforte vero. Quindi c'è proprio come si dice, una vibrazione esatto, tra il tocco dei tasti, proprio quindi è sicuramente un'altra cosa. Poi ovviamente la tecnologia negli anni ha migliorato tantissimo i pianoforti elettrici, le tastiere, quindi a livello di pesatura dei tasti, le dimensioni, i suoni dei pianoforti, quindi ci sono piani molto 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 belli, però ciò non esclude il fatto che comunque suonare un piano a coda e comunque rimane sempre per un pianista è assolutamente sì. Il massimo che uno possa assolutamente raggiungere. sì. Quindi tu hai iniziato con un piano di quel genere. Ovviamente io studiavo pianoforte classico quando ero un bravo bambino che studiavo studiavo in casa avevamo un pianoforte verticale, quindi quelli a muro, e quindi apposta ci sono i pianoforti da studio, quindi sono i tasti più pesati, quindi proprio per un discorso un discorso di tecnica, no? Per acquistare tecnica, quindi studiavo su un pianoforte acustico per il piacere dei vicini che ogni 2 giorni meno male che non suoni la batteria, però ci sono anche i batteristi che hanno dei problemi. I pianoforti, anche quelli acustici, hanno una sordina, uno dei 3 pedali, no? che sono sotto i pianoforti, quello di sinistra è la sordina, vuol dire che quando tu schiacci il pedale si sposta la tastiera e invece il martelletto, invece di battere sulle 3 corde, ogni nota ha 3 corde, batte su una, quindi il suono viene un po' attutito, però per quanto sia non è un pianoforte elettrico che a bassi volume o ti metti in cuffia, quindi un po' si sente. Quindi la tecnologia a quell'epoca non ti aiutava, perché c'erano già però chiaramente studiare è importante. Pensavo fossero gli anni 30, per quello che ho i miei anni, però sicuramente studiare è opportuno farlo su un pianoforte acustico, perché comunque, ripeto, per un discorso, per quanto i piani da palco, i piani elettrici sono fatti bene, ovviamente il piano acustico è il piano acustico. Y con ustedes en el piano, Tony Tribilín. Sin ti no oigo nada. A round of applause, Tony. iniziato e questo è stato il tuo percorso che ti ha approcciato alla musica grazie a tuo padre. Certo. Poi ovviamente lì hai iniziato a sviluppare anche una tua preferenza per un genere musicale, no? Ovviamente avrai studiato la parte classica, tipo i classici pezzi di, non so, Beethoven, Mozart. Iniziato esatto. a sviluppare una tua preferenza musicale e arriviamo più o meno a
un'età, non lo so, dimmi tu, quando hai incominciato a prediligere o ascoltare una certa musica. Ma se posso fare un attimo un percorso, diciamo, io ho sempre suonato per caso, no? Nel senso che mi sono sempre trovato in situazioni sempre un po' un panorama musicale world music, quindi io sono passato un po' anche dal reggae. Da generi un po', ecco, noi ci conosciamo da quell'epoca lì, e ho suonato anche 2 anni sulle navi, e sulle navi chiaramente suoni di tutto, quindi ho fatto un po' di tutto. Ho avuto la fortuna, ed è stata una grande scuola, tra virgolette, quasi ancora più dello studio, nel senso che suonare tanti generi ti apre chiaramente, è un'esperienza, no? Ovviamente. Il tutto mi ha portato poi per approdare erano gli anni dove qui iniziava un certo filone di musica latinoamericana legata al ballo, no? Quindi parliamo di salsa e tutto quello che io ci sono dentro in pieno, quindi iniziavo ad ascoltare questi generi e iniziai appunto ad appassionarmi, no? Di questo genere che era proprio i ritmi latini, la salsa in particolare, e quindi intorno io avevo sui 25-26 anni, ecco, arrivai a quello. Prima di questo neanche così tanto, in qualche modo dagli anni 30 stai cercando di riparare. Ti ricordi qual è il primo pezzo che hai composto di questo genere qua? Perché so che tu sei un compositore, quindi esatto, a comporre salsa ho seguito, adesso mi prendi, ti ricordi? Mi prendi. Fammi un pezzo di quelli che all'inizio hai cominciato ad appassionarti. Brani ce ne sono tantissimi, tu mi hai menzionato, ne parlavamo forse prima del Manisero, no? Che è un classico, no? Che Arriviamo ai giorni d'oggi, ai giorni di questi giorni qua, questo periodo, tralasciamo un po' il periodo Covid, il periodo di questa situazione particolare. Tu hai militato in diverse band. Partiamo poi dall'inizio della tua storia, ci racconti un po' la storia di quelle band che hanno in qualche modo, diciamo, fatto abbastanza storia, perché io ne conosco alcune partendo dai Calypso fino magari alle ultime che hai in qualche modo girato un po' il mondo con queste band. Certo. Allora, raccontaci un po' questa storia. Ecco, i Calypso fanno parte dell'epoca world music, quindi ero già un po' nel mondo del latino, però fanno parte tra l'altro di un periodo molto bello, no? Mio personale di vita, musicale, artistica, collaborazioni, quindi anche lì poi arrivo, approdo e entro con tutto me stesso in questo mondo diciamo della musica latina, sia come compositore, produttore musicale e pianista e musicista, e ho avuto, diciamo, con grande fortuna, chiaramente un genere che ho studiato, ho ascoltato continuo tuttora a studiare, a seguire, ho avuto molta fortuna io posso dire di essere, per tante mie sfortune, la vita mi ha ripagato, nel senso ho avuto tante esperienze con musicisti latini, no? Che mi hanno insegnato ovviamente, quindi chi più di chissà, chi nasce in un paese, no? Bene quel esattamente, genere, che è una cosa molto importante, perché parliamo di generi che fanno parte di un folklore, di una cultura.
che mi hanno insegnato, ripeto, e mi insegno e imparo tuttora, no? Perché è importante. Cioè, non si finisce mai di imparare Assolutamente. nonostante la tua esperienza. Assolutamente. E quindi questi ti hanno aiutato comunque a creare, a formare delle orchestre, Sì. a comunque far parte di alcune orchestre abbastanza rinomate nel mondo latino e nel mondo, anche perché voglio raccontare una particolarità, nel senso ho messo l'annuncio dove c'era l'evento e una persona, un mio amico che non abita qua in Italia, è un amico che segue l'aspetto reggae e visto che abbiamo questa passione, insomma ha commentato dicendo che conosce Tony Velardi dagli Stati Uniti, quindi sono rimasto entusiasta e contento di questa tua di questa situazione qua, quindi mi fa capire che la tua musica e il tuo percorso musicale cioè, è conosciuto anche al di fuori Ha avuto dei nostri confini italiani. Assolutamente sì, per avere un po' da prendere, no? Un certo riconoscimento anche se piccolo e consenso da parte di un pubblico appunto al di fuori di quello che è italiano, al di fuori di quello anche europeo, no? Quindi anche parliamo di Latino America, di paesi come Colombia, Messico, di un certo calibro. Torniamo al focus dello strumento, Sì. anche perché The Story of Your Instruments dovrebbe essere in qualche modo legato incentrato al protagonista che è lo strumento. Quindi mi racconti qual è tendenzialmente lo strumento principale che tu porti sul palco? Qual è lo strumento in questo momento numero uno che tu porti e mi racconti la sua storia, nel senso quando l'hai comprato e perché, a differenza di questo piano Roland, questo è da battaglia e l'altro no. Allora, partiamo dal presupposto che molto spesso, magari girando, facendo concerti, lavorando in altri paesi, non porti neanche lo strumento, quindi lo richiedi, Okay. ci sono, quindi ovviamente sei tu che richiedi una certa marca, un certo modello, perché capita anche che non ti arriva quel modello ma te ne arriva un altro perché non c'è un service che ha, quindi comunque sia in una scheda tecnica che tu richiedi una strumentazione, quindi fai richiesta di un modello. Io per anni sono stato molto rolandiano, nel senso okay. filo Roland, perché c'è stata tra l'altro una serie, l'RD, dal 300 a 500 a 700 e le varie serie dopo, e adesso c'è il 2000, RD 2000, no? E sono stato per anni legato molto alla Roland per due motivi: uno, discorso meccanico, diciamo, quindi i tasti, no? La pesatura del tasto, la dimensione e il suono. Comunque il suono, ecco, c'è da fare una parentesi, in questo genere dove io ormai sono bazzico da anni, ovviamente il suono più usato, proprio a differenza di altri generi dove il pianista magari usa altri suoni, sintetizzatori, pad, il suono più usato è proprio quello del pianoforte. Quindi è importante avere un piano che abbia una timbrica bella di pianoforte, si avvicini proprio più a quella coda. esattamente, quella coda è che sia più che si avvicini di più a un pianoforte e che abbia una bella timbrica, chiaro. ecco, quindi diciamo E con che questa stai componendo qualcosa ultimamente? Magari ci fai sentire qualcosa componendo di qualcosa, l'ultimo pezzo che stai facendo. La comida. Quindi tu componi inizialmente, c'è una sorta di base tappeto e poi lì l'arrangiate con tutta l'orchestra? Assolutamente Oppure- prima, adesso chiaramente come sappiamo la tecnologia ci aiuta tantissimo, no? Una volta sono riuscito a scrivere anche un disco, figurati, e quindi vuol dire che la tecnologia aiuta anche gli agricoltori, nel senso, prima c'era l'aratro, adesso invece io i trattori riesco a fare musica anch'io. quindi- Chiaramente un computer ti aiuta, il sistema home recording, diciamo, o il sistema digitale ti aiuta nel costruire il brano anche a livello di arrangiamenti, quindi con i suoni dei fiati, con le percussioni, quindi crei tutto quello che è l'arrangiamento, poi ovviamente tutto quanto va
portato in studio e registrato dal vivo, no? Certo. Però una volta si scriveva, cioè una volta, si fa anche adesso, non una volta, anche a me capita a volte di scrivere soltanto le partiture, scrivere gli arrangiamenti, chiaramente, quindi devi pensare, tiri giù prima una sorta di armonia, poi legata alla melodia del brano, quindi al cantato, poi ci costruisci sopra tutto quello che è il contorno, quindi arrangiamenti di fiati, il discorso ritmico, il discorso latino è abbastanza complesso, a livello musicale. Ci racconti un aneddoto particolare in questo ultimo periodo, perché al di là del 2020 Sì, che è stato un periodo particolare che cancelliamo dalla nostra vita musicale, ti ricordi un periodo, un aneddoto particolare che tu hai avuto un tanto te musicalmente quando hai girato il mondo con le tue orchestre e col tuo strumento? C'è stato un momento in cui, che ne so, che lo strumento non è arrivato o che eri sul palco che ci sono stati momenti dove magari lo strumento è arrivato, hai chiesto il Roland e ti è andato a far finta esatto, proprio quello. O l'FP30 no, peggio, molto ma peggio, cioè tipo è arrivata una tasserina magari ecco, i pianoforti digitali hanno appunto la pesatura dei tasti, no? Che non è proprio come un pianoforte, cioè è abbastanza vicina, poi dipende dalla qualità del pianoforte digitale, dello strumento, dipende dalla qualità dello strumento, però le tastiere per esempio non hanno tasti pesati, no? Quindi hanno i tasti, quindi il suonare, soprattutto un genere molto ritmico, molto a livello anche virtuoso, no? Perché comunque la salsa, adesso sto buttando 4 note così, perché anche l'intensità che tu dai alla singola nota deve essere esattamente, quindi il trovarsi, essere abituato dei tassi pesati e trovarsi poi una tasserina farfisa e di tornare un attimino spiazzato, è come un po' suonare sul sapone, no? Quindi e quindi è capitato questo, e lì vabbè, però show must go on. Ecco un aneddoto simpatico, che una volta praticamente suonando, stavo facendo un assolo proprio di piano dentro un brano, ero con un'orchestra, eravamo a Parigi con un'orchestra di salsa cubana e praticamente a un certo punto forse ho dato troppo forte, praticamente a un certo punto è partito un tasto, proprio il tasto è partito, è volato è volato in mezzo al pubblico e qualcuno l'ha preso e anche lì il pubblico aveva esultato, diceva fa parte dello show, no, fatelo, e c'era il tipo del service che mi guardava incacchiato e mi diceva cazzo ma ha rotto il piano, cacchio. Quindi in questo caso un conto è quando rompi una corda che magari ti fermi o prendi un'altra chitarra, in questo caso vai avanti, quindi se era rotto e se era partito il sì e da lì io ho fatto tutto così, tutti senza sì, tutte le volte che passavo da lì saltavo e è andata così. Quindi tu sei praticamente diciamo prediligi il suono del Roland come fino a un certo punto, ti dicevo prima, per molti anni sì, però adesso mi sono avvicinato molto al Yamaha, perché Yamaha è sempre stato comunque molto di livello, sempre di piano elettrici, è sempre stato anche Roland e Yamaha, sono sempre le marche che hanno comunque sempre in concorrenza tra di loro. Comunque mi sono avvicinato in questi ultimi anni molto al suono e ai piani, no? Yamaha ha un'altra marca, Nord Piano, che è una marca abbastanza recente, non ha moltissimi anni di storia, sono quelli rossi, esattamente, che sono bellissimi, sì, bellissimi, costano tantissimo ma valgono veramente la pena, perché sia a livello come suoni, quindi di concetto sonoro e meccanico, direi che credo che al momento siano il top in assoluto. Qual è il tuo futuro? Cosa ti aspetti dal futuro musicale e quale sarà il tuo percorso, o che se stai in qualche modo intraprendendo un percorso musicale magari in questo periodo che magari è un po' più di tempo, visto che magari l'aspetto live si è fermato, magari stai componendo qualcosa, raccontami un po' quello che è il tuo percorso e quello che probabilmente sarà il percorso che tu vedrai da qui in prossimi anni, ovviamente con la Nord Yamaha magari. Roland sul palco. Però sì, ovviamente io sto dedicando questo tempo come una cosa che ho sempre fatto in parallelo a suonare, è quella di comporre, di produrre musica, di registrare, quindi sto dedicando praticamente tutto il mio tempo a questo, quindi sto producendo tanta musica, scrivendo tanta musica, preparando tanta musica e aspettando che quando si aprono le porte a raffica, e poi i progetti di futuro continuerò sempre in questo mondo che amo tantissimo, che è questo genere, che comunque non credo ormai di abbandonare più
più perché alla mia età ormai ando vado. No, perché... A parte quello però sarebbe anche un peccato tutte le esperienze che tu hai in questo genere. Anche perché è un genere che amo molto, mi appassiona, ho dedicato in questi ultimi forse 15 anni di vita, cioè 15 anni a questa parte, e l'ho dedicati a questo genere in tutto e per tutto, andrò in quella direzione lì, quindi un discorso mio di cercare di portare, considerando il fatto che sono appunto compositore, quindi scrivo e produco tanta musica, a me, per me è importante portare appunto in giro la mia musica, no? Cercare di portare in giro la mia musica, quindi andrò sicuro, la direzione è quella, no? Quindi i progetti per il futuro diciamo sono questi, no? Tutto in piedi almeno io in qualche modo ti ringrazio, e il format che noi abbiamo creato ancora è in crescita, quindi stiamo mangiando gli omogenizzati, stiamo imparando a camminare anche noi, però tutto sommato magari ci rincontreremo tra qualche anno magari. Delle informazioni in più, con il tuo endorser col tuo strumento, e magari cercheremo di avere anche un format un po' più professionale per in qualche modo darti una visibilità maggiore e riuscire ad aiutarti a crescere magari anche un po' di più, ma sono convinto che ci sarai riuscito da solo con la tua nuova orchestra. Tony, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, è stato un piacerone vederci. Se ci vuoi chiudere con qualche tuo ultimo pezzo, tanto le tue solite sceneggiate.